Bene, allora, oggi ripartono le mie strampalate dirette, speriamo in bene. Vi avevo accennato ieri alcune cose, e cioè che voglio fare un cestino con la base ovale. È un cestino piccolino, però prima di partire con questa cosa, se vi va, faccio un piccolo riepiloghino, soprattutto se c'è qualcuno di nuovo che ancora non sa bene come si fanno le cannucce di carta. Per questo comunque ci sono tantissimi video che ho fatto in passato di come si fanno le cannucce, i tipi di carta, come si capisce qual è il senso corretto per tagliare la carta di giornale. Quindi vi rimando ai vari video che trovate sia nel mio canale YouTube che nella scuola di creare con le cannucce di carta, e volevo fare un piccolo riepilogo di come si fa semplicemente una cannuccia molto velocemente. E volevo anche aggiungere nel frattempo che purtroppo nel gruppo creare con le cannucce di carta, ma come anche nel gruppo della scuola, ma soprattutto quello creare con le cannucce di carta, dove io avevo fatto un grandissimo lavoro per raccogliere il più possibile una bellissima banca dati di tutorial, purtroppo in tanti mi hanno segnalato, e io stessa mi sono accorta, che non funziona più. Ho scritto a Facebook, non abbiamo risolto niente, quindi purtroppo sono molto spiacente di questo, ma per quello che riguarda i miei tutorial li trovate tutti belli ordinati nel mio canale YouTube. Per quanto riguarda gli altri tutorial, chiedete nel gruppo e qualcuno vi aiuterà. Io stessa, se vedo che vi interessa un determinato tutorial, proviamo a vedere se lo troviamo insieme. Ok? Allora, benissimo, dicevamo come si fa una cannuccia di carta molto velocemente. Sapete che io adoro utilizzare la carta dei giornali, che qui dove io abito in Turchia sono anche abbastanza a volte colorati eccetera. Naturalmente utilizzando il bordo del giornale avrete delle cannucce che sono bianche. Le cannucce che andrò a usare oggi ad esempio sono queste, e ho utilizzato il bordo del giornale per poterle avere belle, visto che avrei fatto questo colorino azzurrino molto chiaro. Semplicemente noi andiamo a prendere il nostro foglio di carta, e le cannucce che io preferisco fare in genere hanno una misura che va dai 30 cm di lunghezza ai 10-11 cm di larghezza. Insomma, cioè per così sono 30, per così 10-11 cm, in questo caso sono 11 cm. Utilizzo questo ferrettino, che è una cosa che ho trovato, un pezzo di un ombrello, non so bene, che è molto sottile. Direi che siamo sull'ordine di 1-1,5 mm più o meno, quindi piuttosto sottile, perché mi piace appunto fare delle cannucce abbastanza sottili, soprattutto se stiamo facendo un lavoro piccolino. Certamente che per un cestone grande possiamo anche fare la striscia di carta più larga e di conseguenza anche la cannuccia arrotolarla su un ferro da maglia, che può essere un 2 o un 2,5, insomma. Bene, allora io mi posiziono praticamente sulla sinistra, nell'angolo, appoggio il mio ferrettino. Quando vedo che la carta ha fatto presa sotto al mio bordino, semplicemente vado a strisciare con la mano e arriviamo fino al codino. Dopodiché vado a prendere la colla. Io preferisco usare la colla vinilica, perché quando vado a poi colorare e impregnare le cannucce, altri tipi di colla a volte tendono a scollarsi,
metto una puntina di colla che non la metto nella punta all'inizio, ma un pochino più internamente, in maniera che poi quando vado a rullare mi si chiude. Infatti questa macchia che vedete sul mio tappetino è proprio il punto dove c'è la colla che si cosa. A questo punto io posso sfilare la mia cannuccia di carta dal supporto. Proviamo a farne velocemente un altro, dopodiché passiamo invece al discorso del cestino. Ed ecco qua, ok, e via. Fate sempre attenzione di incollare bene questa parte iniziale della punta. L'ultima. E poi passiamo all'altro discorso. Ormai questo tappetino è ora di cambiarlo. Un tappetino era sotto di una tovaglietta, mi trovavo molto bene, però a forza di incollare, purtroppo ormai non fa più aderenza, non fa più presa. Infatti vedete che non ho neanche potuto incollare bene. Ok, parlo 2 secondi del discorso della colorazione delle cannucce di carta e del trattamento. Allora, queste cannucce di carta le ho colorate con un metodo nuovo, cioè un metodo. Ho trovato qua in Turchia delle bustine che sono bustine simili a quelle che sono le bustine di mordente per legno, le classiche delle diverse marche che nel tempo vi avevo consigliato di utilizzare. C'è questo qua di, non so che marca sia questa qua, non c'è neanche scritto, comunque un prodotto made in Italy. I più conosciuti in genere sono questi con questa bustina qua, così. Comunque questi sono i classici mordenti a base acqua, mordenti per legno a base acqua, quindi sono polverine che semplicemente andiamo a diluire in acqua. In base alla diluizione possiamo ottenere un colore più chiaro o meno chiaro e usiamo per colorare le nostre cannucce di carta, aggiungendo anche un pochino di impregnante per legno trasparente. Io dicevo, queste azzurrine qua, ho trovato qua queste bustine che non credo ci siano in Italia, ma comunque per dovere di cronaca vi faccio vedere, e sono bustine di colore per i tessuti e praticamente sono uguali, identiche come polvere, come principio a queste bustine per il coso del legno, però hanno dei colori particolari, fra cui questo qua che è un rosso, poi ho trovato questo che ho usato che è un blu chiaro, e poi c'ho anche il blu scuro e ho visto che in internet ci sono altri colori, quindi ho voluto provarle, perché io non amo particolarmente colorare con gli acrilici, perché gli acrilici molto spesso tendono a crepare, e quindi con le polverine veramente l'effetto secondo me è davvero molto bello. Adesso poi questo è un colore pastello che mi è piaciuto davvero tanto. Aspetta che magari mi provo a mettere anche, dov'è la telecamera? Qua, eccola, spero che si veda. E niente, quindi questo discorso è della colorazione. Dopo la colorazione, quando le cannucce sono quasi asciutte, io vado a fare un trattamento ulteriore per renderla abbastanza elastica. Adesso queste non è che siano il massimo, anche perché si sono un pochino seccate, avrei dovuto ritornare ad umidirle, ma quando si decide di farla diretta naturalmente non va tutto come deve andare. Comunque sono abbastanza comunque ancora lavorabili tutto sommato. Il trattamento con impregnante ed acqua l'ho fatto un paio di volte ieri perché volevo avere insomma delle cannuccette un po' carine, anche un po' lucidine. Sono molto carine, sono abbastanza soddisfatta. Vediamo come realizzare questo schema. Abbiamo detto che vogliamo realizzare un cestino da 20x10, 20x10. Bene, partiamo col tracciare le prime linee più o meno dritte, tanto che poi adesso mi aiuto con la squadretta per scendere giù. Ok,
qua abbiamo 10, poi qua abbiamo il 20, ok, squadretta, qua abbiamo il 10, ok, bene, questo è il nostro rettangolo di 20 x 10 sul quale andremo a realizzare l'ovale. Quindi 10, 5, 10, 5, 20, 10 e 20, 10. Ok, e queste sono le nostre linee centrali. Allora, abbiamo detto perché che per trovare l'ovale, quindi questi quadrati laterali, dobbiamo andare a dividere la misura della larghezza del nostro cestino, quindi 10 per 2, e andiamo a fare 10 diviso 2 che fa 5, troviamo il 5 qua, qua e 5 qua. E quindi abbiamo i nostri quadrati. Su questi quadrati andrà a partire quella che è la stondatura, più o meno la stondatura del nostro ovale. Ok, più o meno, tanto che a noi poi non ci interessa, perché questo ovale qui ce lo dà poi alla fin fine l'intreccio, ma tanto per avere un'idea di quello che sarà il nostro ovale. Nella parte questa centrale dovremo avere i vari montanti, quelli dritti. Abbiamo 10 cm, se i 10 cm li andiamo a dividere per 4, che per 4 non si intende 4 montanti, ma i 4 spazi, avremo 2,5. 2,5 che abbiamo detto che è una misura abbastanza buona per poter mettere i nostri montanti a una distanza giusta, considerando che sono doppi montanti. Quindi tracciamo queste linee così, quindi avremo 1, 2, 3, 4 e 5 montanti. Poi dobbiamo andare a trovare su questo, invece, su queste parti di stondatura ai lati, quanti montanti andare a mettere. Allora, sicuramente avremo il montante che è questo centrale, che in realtà sarà doppio, perché noi avremo qua una doppia tessitura, quindi ne avremo 2. Adesso faccio così, tanto per farci capire. 2 e 2. Poi sicuramente ne possiamo trovare già uno che è quello esattamente che va al centro, quindi che possiamo andare a trovare in questo modo. Ok. Andremo a vedere che praticamente su questa stondatura qua abbiamo una certa misura nella quale possiamo sicuramente far risultare un altro montante. Se noi guardiamo più o meno in questa posizione avremo una dimensione che è circa un paio di centimetri, che mi potrà andare a corrispondere alla stessa distanza che ho qui, perché è vero che qui ho 2,5, ma è vero anche che avrò il doppio montante, mentre invece questo sarà singolo. Quindi alla fine vedrete che le distanze fra i montanti saranno uguali. Quindi più o meno, adesso lo faccio a occhio, poi ci sistemeremo nel momento in cui stiamo intrecciando, avremo
qua, 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 qua e qua gli altri nostri montanti su cui intrecciare, le nostre altre cannucce su cui intrecciare. Ok, quindi praticamente adesso abbiamo già il nostro schema di partenza su cui poter andare a lavorare la nostra base ovale. Quindi abbiamo il nostro schema, voi con le vostre misure e con questo ragionamento che adesso vi ho spiegato, con questo sistema potete andare a realizzare la vostra base ovale. Praticamente sono questi due che sono qua, sono quelli che saranno i tessitori principali. Adesso lo vediamo poi quando andiamo ad intrecciare. Quindi questi sono di base, come saranno di base questi qua. Noi andremo ad aggiungere durante la lavorazione 5 cannucce per parte. No, sì, sono 5 perché a un certo punto questo qua andrà separato. Comunque adesso io direi che lasciamo un attimo a parte lo schema, così quando ci mettiamo a lavorare vediamo come funziona. Allora, dicevo, ho provato a prendere questa tavoletta qua, che voglio provare a vedere se mi riesce di puntarla con gli spilli man mano che vado ad intrecciare, in modo da poter lavorare bene. Allora, prendiamo fuori un po' di cannucce. Questa è la partenza. Poi adesso prendiamo 2 cannucce, cominciamo anche a tirare fuori un po' di materiale, tipo le mie forbici. Allora la colla, cominciamo con l'unire 2 cannucce insieme. Allora io vado sempre a tagliare la parte del fondo della cannuccia e anche la punta, soprattutto perché se vedete le mie punte molto spesso hanno un po' di, per via dell'intreccio, un po' di scritte, quindi magari stanno meglio che non si veda. Va bene, qua, ok. Bene, ok, questa è una. Allora, vedete le 2 cannucce che vi dicevo che avrei avuto qua laterali? Sono queste, perché adesso io con queste cannucce qua andrò a fare l'intreccio su questi montanti. Adesso vi faccio vedere. Allora, la prima parte la lasciamo un attimo ferma così, poi scendiamo con questo qua così, come sapete la partenza è sempre un po' difficile, poi tutto si sistema. E così. Ok, adesso volevo provare a vedere se mi riesce di fermare con gli spilli il lavoro in maniera che stia lì bonino bonino. Poi naturalmente adesso ho anche questa parte da sistemare.
poi questo qua così. Scusate, che sono alla rovescia. Allora, questo è così. Sembrava ci fosse qualcosa che non andava. Ok. Sebbene all'inizio sembri un po' brigoso, e lo è, ma è la parte fondamentale per partire correttamente, perché è da qua che poi andrà a determinarsi tutto il lavoro. Ok, più o meno ci siamo. Bene, adesso prendo altre due belle cannucce e queste rimarranno fisse qua e diventeranno i nostri montanti laterali. Adesso inizierò praticamente partendo da qua, da questa parte a sinistra, ad intrecciare questi montanti, quindi mi arrampico qua sopra, così, e cercando di stare abbastanza a filo inizio ad intrecciare a doppio tessitore, cioè una cannuccia sopra, una cannuccia sotto. Ok, quando arrivo qua al lato, la cannuccia che è sotto la porto sopra e viceversa. E mi avvicino il più possibile. A questo punto lo scopo della tavoletta era che mi posso girare e lavorare così. Abbiamo passato il punto di partenza che era questo qua, che io adesso me lo segno così, che era qua praticamente il punto di partenza, quindi abbiamo già fatto un giro. Io voglio cominciare a inserire già i famosi montanti laterali, quindi mi prendo una cannuccia che però la faccio a mezzo, perché così avrò tutte le stesse lunghezze, e andrò ad inserire praticamente in questa posizione qua un nuovo montante. Ok, quindi allora qua adesso io innanzitutto mi conviene che già vado a tagliare un pezzo qui e mi monto su una cannuccia nuova. Allora, praticamente io dovrò andare a inserire questa mezza cannuccetta qua in questa posizione, dunque qua
Quindi per inserirla qua io devo tirare su questo qui, scendere giù con questo qua, incastrarmi in questa posizione con la cannuccia e rimettere sopra questo. Spero che si veda. E poi proseguo ad intrecciare questi due qua, così. Stessa cosa adesso dovrò andare a fare in questa posizione. Quindi qua andrò a prendere l'altro pezzettino di cannuccetta che avevo tagliato, lo andrò a posizionare praticamente qua sopra, cioè io tiro su questa cannuccia, appoggio questa, qui metto la nuova cannuccetta e tiro giù. Così. E poi proseguo ad intrecciare. Mi piace stringere sempre il lavoro per bene. È tutto chiaro finora? Allora, questa qua era carino tagliarla, quindi torno un attimo indietro e la vado a tagliare, perché poi è bruttina questa qui.